Eccoli! Ma? Assurdo! Prima che lo leggerai, ho i capelli veramente lunghi. Come ogni singolo anno arriva quel periodo preciso dove si inizia ad assaporare quella sorta di profumo natalizio. Allo stesso tempo il Natale cosa comporta? Festa, cene, pranzi, famiglia e, ahimè, regali. Io sincero non so quando uscirà questo video, perché diciamo che in questo video andrò a realizzare i regali di Natale per tutta la mia famiglia. Il problema è che Natale è domani. Io devo ancora fare ben... Ovviamente, a parte quelli che aspettano a Babbo Natale, anche noi dobbiamo, diciamo, metterci in gioco per far sì di realizzare un piccolo pensierino. In genere, sinceramente, i regali sono un qualcosa che non mi interessano più di tanto. A patto che ne riceva, mi va bene abbastanza tutto. Per mio conto, invece, ho sempre faticato un botto andare a realizzare un piccolo pensiero che potesse emozionare qualcuno. Ma quest'anno ho avuto una piccola idea. Il 23 dicembre, ormai ovviamente in ritardo, stavo guardando un po' in rete qualcosina da, diciamo, trovare, perché altrimenti era un po' triste non fare nulla. E incredibilmente mi sono imbattuto in alcuni video dove alcuni artisti mostravano i loro artbook. Incuriosito sia dal provare qualcosa di nuovo, iniziare un nuovo progetto e allo stesso tempo vedere una trasposizione da digitale a tradizionale, mi sono posto un quesito: perché non andare a realizzare il mio primo piccolo artbook? Bella raga, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andrò a farvi vedere un qualcosa di davvero incredibile. Ma prima di far ciò, iscrivetevi, attivate la campanellina, scrivetemi un commentino qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate e direi che possiamo iniziare. Let's go! Il montaggio in 3 credo che sarà la cosa più fuori di testa da fare. Ho voluto realizzare questo progetto per diversi motivi. Innanzitutto per provare, come detto prima, un qualcosa di nuovo. Allo stesso tempo per provare anche a stampare, una cosa che non ho mai fatto, stampare le mie illustrazioni, e in più anche per fare dei regali originali. Il progetto mi ha richiesto all'incirca 34-35 ore, ovviamente togliendo il montaggio e questa parte di registrazione. Il tempo maggiormente è stato occupato dai disegni, dalle illustrazioni e successivamente anche dall'idea, perché trovare l'idea per ogni singolo esempio, per ogni singola scena è stato abbastanza complesso. Un conto era fare 2 o 3 disegni, ma in questo caso qua ci saranno ben 8 illustrazioni. Vi spoilerò già che i disegni saranno abbastanza semplici, perché, dato che non volevo consegnare i regali il prossimo anno, ho cercato di stilizzare tutti i diversi personaggi nel miglior modo possibile. Ci sono riuscito? Forse no, ma almeno ci ho provato. I disegni vogliono raccontare delle situazioni quotidiane o comunque delle scene passate che volevo, diciamo, ricordare. Dato che ero estremamente in ritardo, perché era già il 24 quando poi, diciamo, ho concretizzato l'idea, ho deciso però di fare un piccolo regalino, ovvero consegnare delle boccette dove all'interno contenevano delle frasi con un disegnino che andavano, diciamo, a descrivere ciò che sarebbe arrivato. Ovviamente non si capiva, ovviamente nessuno ha capito che cosa poi sarebbe successo dopo, ma lo scopriranno solo oggi, sì, perché in realtà devo ancora arrivarmi, devo ancora consegnarlo e vabbè, devo anticipare il lavoro perché altrimenti è un casino fare questo video, ok? Ho appena concluse, eccole qua, sono tutte in ordine, con scritto il nome e per chi sono, perché altrimenti mi confondo. Perché sono Babbo Natale, sono Babbo Natale! Prima di pensare realmente a ciò a cui stavo andando incontro, sono andato a realizzare tutte le singole boccettine in vetro, belline, successivamente le ho impacchettate ed infine gli ho scritto il nome sopra, perché altrimenti mi sarei sicuramente perso o comunque l'avrei confuso e avrei consegnato le boccette alle persone sbagliate. Ditelo che sono organizzato. Sono davvero incredibilmente organizzato. Assurdo! Come dicevo prima, 25 dicembre arriva il giorno tanto atteso e sicuramente nessuno ha capito che cosa realmente ho regalato o l'intenzione che c'era in quel messaggio. Si capiva qualcosina, ma nulla di concreto. Ovviamente la mia risposta è stata: tranquilli, capirete. Severo, ma giusto. 26 dicembre. Inizia il vero lavoro. Sincero, l'idea è emozionante e allo stesso tempo anche il risultato, ma il processo lavorativo intermedio è abbastanza tosto. Questa volta avevo di nuovo molte illustrazioni e allo stesso tempo erano anche tutte, tra virgolette, create da zero. Partivo da zero senza un'idea ben precisa e andavo a creare un qualcosa di nuovo. In fondo però ho capito una cosa, ovvero che più un progetto è complesso, più mi aiuta a crescere sotto molti punti di vista, quali organizzazione, disegno, gestire l'amore di materiale e soprattutto allenare il cervello per portarlo anche a nuovi orizzonti. 27 dicembre, 20 gennaio. Oltre a lavorare in questo periodo di tempo anche ad altri lavori, come ad esempio quello di Faded, dove sono andato a creare 2 illustrazioni, oltre che gli shorts, oltre il video dove ho spiegato un po' come fare il video disegno,
ho portato avanti anche questo progetto. Passiamo però alla parte più succulenta, ovvero le illustrazioni, che cosa sono andato a fare, l'idea e successivamente il risultato. In genere sincero non faccio tanti regali, li faccio solo a 2 o 3 persone. Questa volta però, dato che il progetto era un po' più grande, ho voluto ampliare questo discorso e portarlo anche a più persone possibili, diciamo in modo tale anche da creare un piccolo artbook e non solo 2 o 3 pagine, ma almeno un po' più costruito. Dato che voglio mantenere un po' di ordine all'interno di questo video e allo stesso tempo non farlo durare un'eternità, anche perché credo sarà già abbastanza lungo, vi parlerò delle illustrazioni singolarmente. Ogni illustrazione ha una sua descrizione, che poi ho riportato anche sull'artbook, e allo stesso tempo anche come ho fatto a realizzarla o le difficoltà che sono arrivate nel momento in cui stavo andando a creare il disegno. Number 1. La sveglia. Ogni mattina credo di avere un piccolo trauma. Dovete sapere che essendo una persona notturna non ho alcun problema ad andare a dormire ad orari folli. La mattina però è una vera e propria sfida. La settimana è composta da 7 giorni, 7 mattina, 7 sveglie. Di solito, nonostante la fatica, riesco ad alzarmi. Il problema più grande però è quando neanche il cellulare è in grado di farmi aprire gli occhi. Giustamente vi starete chiedendo, mo che succede? Semplice, arriva lui. Un ringraziamento speciale alle scale che mi permettono ogni volta di sentire, non sempre, attenzione, non ogni volta, ma ogni tanto di sentire le vibrazioni e svegliarmi prima che tutto questo cosa accada. Ma cosa sta per accadere? Scopriamolo. Il babbo entra in camera con una voce profonda e tono arrogante, manco fosse in corso un terremoto e la casa stesse crollando, mi sveglia mentendo anche sull'orario. Assurdo. Raramente poi utilizza pure la carta trappola luce. E quindi nel momento in cui schiaccio quel maledetto pulsante rettangolare io perdo almeno 3 decimi di vista. Tutto normale insomma, consigli: semplicemente non dormite mai, così non avete i problemi di svegliarvi. Cosa da dire per quanto riguarda l'illustrazione? Essendo la prima ho avuto difficoltà nell'andare a rappresentare la scena, non sapevo bene come fare la stanza, i personaggi, come metterli, infatti credo che sia quella leggermente più forse anche a livello di prospettiva errata, però tutto sommato sono anche abbastanza soddisfatto del risultato. Ovviamente poi se avete domande fatemi sapere qui sotto nei commenti e passiamo al numero 2. L'ordine. Che dire? Ho sempre avuto qualche problema con l'ordine. Essendo la stanza da letto in una casa dove ci abitano altre persone, ovvero la mia famiglia, giustamente non può essere un disastro, anche se ogni tanto lo è. Tra le diverse persone che girano per la casa, una in particolare ha il problema per quanto riguarda questo ordine, ovvero mia mamma. Lasciando il fatto che ormai a 22 anni il disordine in qualche modo fa parte della mia quotidianità, quando le cose sono troppo ordinate non mi sento a mio agio. È come se la mia stessa creatività derivasse dal fatto che la stanza sia un minimo disordinata. Lo so, non è una scusa, ma è la verità. Poi a volte, sincero, effettivamente è troppo anche per me, è un disastro. Consiglio? Beh, se non avete stanze non dovete pulirle e quindi dormite sotto le stelle, anche a meno 10 gradi. Per quanto riguarda l'illustrazione, in questo caso è molto semplificata perché altrimenti diciamo sforavo con le ore. L'idea iniziale era quello di restare nelle 3 ore per ogni singola illustrazione, anche se poi in alcune ho sfociato, altrimenti non riuscivo a realizzare questo video in tempo. Più o meno già sono in ritardo, diciamo che volevo darvi un minimo di tempo per ogni singola illustrazione. Ci sono alcune illustrazioni che sono da 3 ore e mezza, alcune da 2 ore e mezza, però più o meno tutto sommato sono riuscito a mantenere un equilibrio. Fatto sta che comunque anche questa mi soddisfa abbastanza. Number 3. Per chi ha fratelli o sorelle sa. La conosce quella bella sensazione di dare fastidio a una persona facendo una cosa ben specifica. Bene, l'illustrazione in questo caso è perfetta. Vedete, la Marti ha sempre avuto un piccolo problema, ovvero le dà davvero fastidio se le si sfiora la testa. Non lo so, ok? Non lo so. Mente davvero un fratello ed essendo ormai cresciuto ho capito che forse dovrei provare a farlo direttamente con una padella. Quindi cosa ho fatto? L'ho disegnato. Non so se lo farò mai, ma nel dubbio se arriviamo a 10.000 like lo proviamo. Un saluto. Appena trovo una padella abbastanza grande da entrarci, ci proverò. Consigli? Datemi una padella e poi registrerò la reaction. Questa illustrazione invece è stata, diciamo, relativamente semplice da realizzare. Mi piace abbastanza la prospettiva come ho creato il tavolo, successivamente lei e io che diciamo che sembra che sia letteralmente in movimento, che in fondo devo essere in movimento. Quindi tutto sommato nel complesso mi piace. Number 4. La tecnologia.
è un mouse. Tutti, e dico tutti, hanno un tallone d'Achille. Non ho nulla da dire per quanto riguarda gli studi, solo complimenti. La ILA però ha un tallone d'Achille bello potente, ovvero la tecnologia. Le cose sono migliorate nel corso del tempo, tanto che al momento è possibile che ne sappia più di me, ma le cose non sono sempre state così. Come posso spiegarlo per farvi capire il profondo scontro? Vede, se ci fosse stato Thanos davanti a lei ci sarebbero stati meno problemi rispetto a una stampante. C'è il Corriere. Se no questo video qua diventa lunghissimo, siamo già a 21 minuti di riprese, raga. Andiamo a vedere. Raga, falso allarme. In passato la stampante era un vero e proprio trauma, un po' come la sveglia per me. Quindi chi era il prescelto per cercare di risolvere la situazione? Ovviamente io. L'aiutavo non sempre sincero, principalmente quando la tonalità di voce della stampante iniziava a farsi sentire, allora lì entravo in gioco io. Consigli? Usate il pennino, la stoffa e trascrivete come il Medioevo. Per quanto riguarda l'illustrazione, in questo caso sincero credo che sia una delle mie preferite per tutta la composizione. La scena mi piace, c'è movimento, ci sono i fogli che colorano bene gli spazi e anche i due personaggi mi piace come li ho realizzati in uno stile proprio particolare. Effettivamente le illustrazioni hanno tutte, tra virgolette, un proprio stile, diciamo che c'è un modello base, ma in questo caso qua, ad esempio, effettivamente i personaggi sono più forse realistici rispetto ad altri casi, però tutto sommato mi piace abbastanza. Ovviamente fatemi sapere se questa vi piace con un bel like o dislike. Facciamo una piccola pausetta solo per parlarvi anche di quello che è stato il prima di andare a fare queste illustrazioni. Effettivamente l'idea c'era, ma allo stesso tempo non sapevo come andare a stilizzare tutti i componenti della famiglia. Non so come andare a creare un personaggio da zero, infatti alcuni hanno uno stile un po' più caratteristico o comunque ci stanno un po' di più, altri hanno una caratterizzazione abbastanza inesistente, cioè potevo fare decisamente di meglio, ma ahimè, come dico sempre, non si nasce imparati, bisogna provare, bisogna testare e prima o poi anche il mio stile, diciamo, ci sto lavorando, sto capendo anche dove approdare per far sì di creare qualcosa di sempre più realistico che abbia uno stile ben preciso. Noi non ci fermiamo perché abbiamo la quinta illustrazione. Nutella. Di solito quando nasce un bambino o una bambina, i genitori, anche se lo nascondono, lo so, io lo so, sono in corsa per far sì che la prima parola del pargoletto sia o mamma o papà. Ma attenzione, in questo caso ero presente in corsa anche io. Perché? Cosa volevo fargli dire? Non so bene perché o per quale motivo, ma volevo che la sua prima parola fosse Nutella. Un minuto di silenzio. Grazie. Ora, che effettivamente tutto questo non abbia un senso, non lo metto in dubbio, ma in fondo ormai mi conoscete abbastanza bene. Detto questo, dovete sapere che alla fine non credo sia stata la sua prima parola, ma ricordo perfettamente che il termine tella era rimasto impresso nel suo vocabolario, quindi ce l'avevo parzialmente fatta. Consigli? Mangiate la Nutella perché è buona. In questa illustrazione mi piace come sono andato a realizzare i personaggi in background. Infatti mi piace il fatto che stiano correndo e questa cosa secondo me si nota, cioè si vede che c'è movimento all'interno della scena, sembra che stanno vedendo in primo piano, però allo stesso tempo anche la relazione con i personaggi in primo piano mi piace parecchio. Tutto sommato c'è un po' di errore di prospettiva perché ad esempio il bambino o la bambina non dovrebbe essere così grande, dovrebbe essere molto più piccola, però anche perché sennò sarebbe rialzata sopra un piedistallo, ma non ho fatto niente, ho solo fatto un cuscino, quindi c'è qualche errore, ma tutto sommato ci sta, dai raga, accettatemelo. Numero 6. Fuori. Oppure fuori! No, non era proprio così, però. Avete presente quando passate quel periodo bello potente dove la console diventa la vostra migliore amica? Bene. Nei meandri dei miei ricordi questa mi è sembrata una bella occasione di riportare a galla un piccolo evento. Spesso quando andavo a trovare i miei cugini capitava di fare qualche partitella a FIFA. Il problema è che il tempo passava e giustamente noi continuavamo a giocare anche per ore. Ma fino a un preciso istante, ovvero quando mia zia arrivava con la voce della ragione e ci diceva di scendere in cortile perché in fondo il tempo era bello e non potevamo darle torto, era così. In tutta questa situazione la parte divertente è che mio zio in fondo voleva fare qualche partita e forse qualcuno l'ha pure fatta, vero? Abbiamo perso la cam surriscaldata. Classico. Ovviamente poi c'era mia cugina che si annoiava di brutto, infatti l'ho fatta nell'angolo a destra, annoiata. Sorry. Consigli? Portate la console in cortile e giocate all'aria aperta. Crescerete sani e onesti. Non so perché aver scritto onesti, però c'è scritto. Ogni volta che abbaiono i cani comunque mi sembra che arrivi il Corriere, quindi c'è un po' di ansiella, perché in realtà io non li ho ancora visti questi disegni. C'è il Corriere. Andiamo a pigliare il pacco.
È arrivato! È arrivato! Ma lo spacchettiamo dopo. Questo disegno è stato molto interessante per quanto riguarda la realizzazione dei character design. Ci sono stati tanti personaggi da realizzare e allo stesso tempo volevo creare un qualcosa che fosse più conforme ai diversi membri familiari. Infatti era un po' difficile andare a creare il character design. Però in questa cosa qua credo che abbia fatto un bel lavoro perché tutti diciamo che sono ben distinguibili, cioè o almeno spero. Ho fatto una corsa per andare a prendere il pacco. Number 7, ovvero la torta al cioccolato. No, ho sbagliato. Number 7, la torta alla nocciola. In realtà in questa cosa qua ho fatto un errore, ovvero ho messo un altro biglietto all'interno della boccetta dove dicevo polpetta, ma poi ho deciso di cambiare l'illustrazione perché non ero in grado di fare una cica polpetta. Ok, lo so, va bene, proseguiamo. La torta alla nocciola era un dolce tipico che anni fa mia nonna cucinava, talmente buona che pure io mi cimentai nell'impresa. In che modo? Ovviamente prendendo la ricetta. La feci una volta sola e non fu poi così male. Il problema è che la ricetta fu persa per sempre, o almeno credo, mi spiace, tanto non lo saprò mai. Ovviamente, no, forse l'ho scritto, quindi lo so. Ovviamente quando facevo la torta ero pronto a rubarne una fetta e di solito anche mio nonno non si faceva scappare l'occasione. Che dire, prima che potesse dire di non toccarla mancavano già 4 fette oneste. Consigli? Portatemi una torta alla nocciola. Questa è stata un'illustrazione decisiva. Voi vi starete chiedendo, ma perché? Per un buon motivo, ovvero il fatto che, sincero, ero abbastanza stanco, c'erano già 7 illustrazioni, non riuscivo più a trovare le idee, infatti ci ho messo parecchio, non sapevo come farlo, in realtà mi volevo fare in un modo, poi l'ho fatto in un altro. Diciamo che non ce la facevo più, erano 7 illustrazioni che stavo facendo in circa un mesetto e nel frattempo stavano uscendo altri video con altre illustrazioni, quindi veramente sto disegnando tantissimo in questo periodo, ma tutto sommato so che mi aiuterà parecchio anche dal punto di vista di crescita e mi ha fatto anche capire quanto lavorare un progetto a lungo termine sia soddisfacente, anche faticoso, ma allo stesso tempo poi una volta che riesci a raggiungere il risultato sia wow, cioè veramente ora mi è arrivato il pacco giusto adesso e non vedo l'ora di spacchettarlo, aprirlo e vedere la reaction, fare la reaction con voi e poi darlo alle persone. Io spero che questa cam qua però non mi scambi la registrazione perché altrimenti non ho contenuto. Let's go! Numero 8, ultima illustrazione, sicuro lo fa. Allora, dovete sapere che mio nonno da tempo ormai ha una certa passione per i kart. Ovviamente non lo dice, ma è così. Al momento io non ho ancora messo piede su uno di questi sofisticati mezzi, ma in fondo credo che ci sia un motivo per cui lui sia legato a loro. I più ingenui potrebbero pensare alle grafiche, al rumore o a vedere gli altri correre, ma secondo me dietro grandi segreti si c'erano grandi verità, ovvero dietro l'evidenza lui corre in pista. Quindi è possibile che in garage abbia già minimo 10 piston cap, o almeno credo, devo andare a vedere. Che sia questa la verità io non lo so, ma di certo non lo verrebbe a sapere mia nonna, altrimenti credo che probabilmente inizierebbe anche lei solo per dirgliene 4. Consigli: se fate cose assurde, non fatele a stomaco vuoto, quindi andate a prendere la torta alla nocciola, portatela, la mangio e poi corro e così poi sto male e poi la rimangio. Questo non c'era scritto, però vabbè. Raga, piccola conclusione per parlare del progetto prima di farvi vedere la mia reaction, la reaction di tutti gli altri. Ovviamente non le farò vedere tutte per questioni di privacy e allo stesso tempo anche una piccola spiegazione per farvi capire un po' quanto mi è costato e che cosa ha comportato fare questo progetto. Raga, ho concluso tutte le illustrazioni, mi manca solo quella di copertina che penso andrò a fare in un secondo momento, ma adesso andiamo a realizzare tutto il PDF per poi mandarlo in fase di stampa e vediamo se arriveranno perfetti oppure sarà un disastro. Dopo aver completato tutto il lavoro in digitale io pensavo che la cosa fosse finita lì e invece le illustrazioni erano complete, ma dovevo realizzare il PDF di stampa, che è stato un delirio perché è un casino. Io non so bene usare il PDF, lo so che so usare tanti programmi, ma il PDF è un macello. Ma alla fine ce l'ho fatta, ho realizzato un artbook in A5 con 24 pagine, copertina compresa e retro compresa, dove nella copertina e nel retro sono andato a realizzare illustrazioni o comunque a introdurre o inserire illustrazioni più complesse, ovvero quello della canzone di Faded, dove ci sono il me con le cuffie e allo stesso tempo le illustrazioni delle due ragazze, dove ho messo solo una ragazza più grande. Perché? Per capire anche cosa vuol dire stampare a una qualità superiore disegni molto più complessi con ombre, sfumature. Una cosa che non ho detto è il fatto che i vari disegni sono stati esportati da RGB a CYMK, mi sembra che sia così, per la stampa, per vedere anche poi i colori in fase di stampa come sarebbero usciti.
perché da RGB ovviamente diciamo tende a diminuire, desaturare l'intera illustrazione. Invece poi ho fatto delle ulteriori lavorazioni sulla colorazione per far sì che in fase di stampa tutto non si perdesse, sperando che l'abbia stampato a colori. Parliamo di prezzi per farvi capire anche quanto può venire a costare una stampa di questo tipo. Nel mio caso ho stampato 10 copie, costituite da 24 pagine, quindi è grammatura circa 250, quindi anche abbastanza spesso. Il costo si è girato intorno, tra sconti vari e altro per il primo acquisto, intorno ai 64 euro, quindi ogni singola copia mi è costata 6,40 euro. Ma ho visto che nel caso in cui avessi preso 500 copie, ad esempio per un'eventuale vendita, in realtà il prezzo si riduce e anche di molto. Posso pagare una singola copia a 6 euro, forse la paghi 1 euro o 70 centesimi, quindi costa veramente poco. Abbordabilissimo. Sì, non è un libro, è una rivista di 24 pagine, pinzata, nulla di che, però diciamo che alla fine ci sta. Sono piccolini, erano in A5, ma perché non volevo, le illustrazioni le avevo realizzate in A5, non volevo poi fare un qualcosa di enorme, era giusto un pensiero, ma vediamo, sperando di non tagliare nulla. Ben un mese di lavoro per tutto questo. Eccoli! Oh, incredibili. Beh, tanta rovina, raga. Spettacolo! Assurdo! Eccole qua. Eccole qua. È venuto perfetto, raga. E poi è veramente stampato in una qualità devastante. Poi ve lo faccio vedere meglio, ma li sto guardando tutti solo per capire come l'ho realizzato. Wow. Ecco l'illustrazione finale. Eccolo qua. Ma? Assurdo! È venuto veramente bene, non mi aspettavo che ci fosse questa qualità, non mi aspettavo che uscisse così e sono veramente soddisfatto perché diciamo ho capito anche il modo in cui, ad esempio in futuro volessi fare un qualcosa di più serio per un eventuale fumetto o altro. Questa cosa qua è perfetta, anche perché è molto semplice, cioè è molto easy e la stampa, la qualità di stampa è ottima e è un prezzo anche abbastanza accessibile. Quindi non lo so raga, fatemi sapere nel caso in cui vorreste una storia illustrata, sicuramente non la farò oggi, ma la farò in futuro, probabile. E davvero tanta rovina, sono felicissimo, anche come sono uscite veramente le illustrazioni di copertina e di retro sono qualcosa di spettacolari e le varie illustrazioni all'interno anche, il disegno poi o comunque l'opera è venuta perfetta e non ho nulla da dire, sono veramente perfette. Io sono veramente contento, cioè questa qua è una reaction totalmente assurda perché è la prima volta che tocco qualcosa realizzato da me medesimo in cartaceo proveniente dal digitale e una volta, questo forse anche grazie all'iPad, da quando ho preso l'iPad disegno davvero molto in digitale e mi sto trovando benissimo e mi sa che continuerò perché è davvero assurdo. Ecco qua. Signora. Bisogna leggerlo, ci sono tante pagine, ma la tua illustrazione è alla fine, è l'ultima. Questa? Quella. Poi c'è tutta la spiegazione qua e poi dopo c'è l'artbook in generale con tutte le diverse persone. Ah ok, va bene, lo leggo con calma. Sì, non col calma. Esatto. E poi qua invece... C'è qua. Qua non... E qua siete voi.
Si disegnasse bene. Beh, prima che lo leggerai passerà tempo, ma comunque... Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, le varie illustrazioni vi abbiano emozionato e anche il progetto finale una volta visto stampato. Io effettivamente sono rimasto esterrefatto, assurdo di come siano venuti, ma allo stesso tempo devo ancora aprirlo, quindi non lo so, faccio la conclusione prima di fare l'unboxing, sono un genio, no? Semplicemente perché ho l'impostazione tutta realizzata. Per quanto riguarda invece il progetto, sono soddisfatto di averlo realizzato per, diciamo, anche diversi motivi oltre il progetto in sé, che mi hanno portato anche una crescita ulteriore, e allo stesso tempo spero che a voi vi abbia interessato e incuriosito. Io come al solito vi aspetto al prossimo video, prossima settimana, no, ma la settimana ancora dopo, dove non sarò più in Italia, ma arriverà un video specifico su un argomento specifico, perché uscirà una cosa abbastanza grossa che ormai tutti nel mondo stanno attendendo, aspettando, ma capirete nel post-credit. Hey là, hey, 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 hey! Quando uscirà il video del post-credit io sarò in volo e non ci sarò più in Italia, ma dovete solo sapere una cosa, ovvero che in fondo Hogwarts è pronta ad accoglierci. Basta solo crederci fino in fondo. Detto questo, fatto, no, fermi. Vabbè, non funziona più. Fatto e misfatto.